Salve a tutti, sono la dottoressa Elisabetta Miorin, direttore del reparto di pediatria di Latisana e Palmanova e istruttore PBLS, cioè di rianimazione cardiopolmonare pediatrica. In questo video vi mostriamo come intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nel lattante, cioè nel bambino fino a 1 anno di età, e nel bambino di età superiore all'anno. L'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo può capitare a tutte le età, ma è più frequente in età pediatrica, in particolare nel bambino di età dai 6 mesi ai 2 anni. I corpi estranei che più frequentemente possono essere inalati sono cibo o parti di giocattoli. Innanzitutto è importante distinguere se l'ostruzione delle vie aeree è parziale o completa. In caso di ostruzione delle vie aeree parziale, il bambino sarà in grado di tossire vigorosamente e di emettere dei suoni, come piangere o parlare. In questo caso non dobbiamo eseguire alcuna manovra di disostruzione. Dobbiamo incoraggiare il bambino a tossire, lasciarlo nella posizione preferita e se la difficoltà respiratoria persiste, dobbiamo attivare il 112 o portare il bambino al pronto soccorso più vicino. Se l'ostruzione delle vie aeree è completa, il bambino non riesce a tossire né a emettere alcun suono. Questa è un'emergenza che mette a rischio la vita. Pertanto dobbiamo agire subito, chiamando o facendo chiamare il 112 ed eseguendo le manovre di disostruzione. Nel lattante con ostruzione completa delle vie aeree, dobbiamo eseguire una sequenza di 5 pacche interscapolari alternate a 5 compressioni toraciche. Posizione lattante a pancia in giù, sull'avambraccio, appoggiato sulla coscia come piano rigido. Mantieni fermo afferrandolo per la parte ossea della mandibola, non per il collo, e ponendo il capo più in basso rispetto al torace. Esegui 5 pacche interscapolari vigorose e con via di fuga laterale. Gira il lattante a pancia in su, sull'avambraccio posto sulla coscia, sostenendo la nuca con la mano, in modo da tenere allineato il capo, posto più in basso del torace. Esegui 5 compressioni del torace con 2 dita poste perpendicolarmente al centro del torace, nella metà inferiore dello sterno. Continua alternando le 2 tecniche fino a che non espelle il corpo estraneo o fino a che perde coscienza. Vediamo l'intera sequenza delle manovre per il lattante. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nel bambino sopra l'anno con ostruzione completa delle vie aeree va eseguita la manovra di Heimlich o compressioni subdiaframmatiche. Ci posizioniamo dietro al bambino, abbracciando i fianchi. Con una mano a C ci posizioniamo tra la punta dello sterno e l'ombelico e posizioniamo l'altra mano a pugno dentro la C. Sovrapponiamo le 2 mani per dare maggior forza ed eseguiamo compressioni subdiaframmatiche dal davanti verso il dietro e dal basso verso l'alto per creare un brusco aumento della pressione all'interno del torace e far espellere il corpo estraneo. Proseguiamo con questa manovra fino a che il bambino non espelle il corpo estraneo, quindi ricomincia a respirare e a emettere dei suoni, o fino a che il bambino perde coscienza. Vediamo adesso l'intera sequenza delle manovre per il bambino. 1, 2, 3, 4, 5. In caso di perdita di coscienza, sia il lattante che il bambino devono essere posizionati su un piano rigido, supini, va attivato il 112 se non già fatto e vanno eseguite le manovre di rianimazione cardiopolmonare, seguendo le indicazioni dell'operatore del soccorso.
Se vuoi imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, fai un corso di PBLS presso un ente autorizzato.